Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del leone o ascendente leone o luna e Venere in leone solo per i più esperti. Andiamo a rispondere alla domanda: cosa ti sta per accadere? Andiamo a vedere cosa ti sta accadere, anche qual è il dono karmico di questo evento, in quale ambito ti sta per accadere questa cosa, che sia lavoro, amore, vocazione, famiglia, corpo, anima. Vediamo il significato spirituale di tutto, chi ti accompagna in questo. Una bella lettura approfondita sul cosa ti sta per accadere. Un video sempre valido dal momento in cui lo guardi, ok? Allora, partiamo. Cosa ti sta per accadere e come può cambiare il corso delle cose. Cosa ti sta per accadere? Leone, prima carta, evento in arrivo. Sappiamo che tutto ciò che ci sta per accadere, gli eventi sono enti, entità, spiriti, no? Quindi quale spirito bussa alla tua porta con questa immagine, questo evento? Può essere una situazione concreta, un risveglio interiore o entrambi. Vediamo. Qual è la sfera in cui si manifesta questo evento? Dove avverrà? Amore, lavoro, vocazione, famiglia, corpo, anima, il luogo del risveglio. Qual è il significato spirituale e karmico di questo evento? Una lezione, una guarigione? Cosa vuole insegnarti lo spirito? Come approcciarci a questo evento, cioè la risposta sacra da offrire, no? Il sacrum facere, il darsi, l'offrirsi, come approcciarsi. Qual è la presenza invisibile che ti accompagna? Un alleato invisibile, può essere un antenato, un archetipo forza, una guida spirituale, un animale totem. Vediamo. E poi la sintesi poetica e la visione futura. Come può trasformarti questo evento? Dove può portarti? Se accogli l'evento come lo spirito ti guida a fare, chi puoi diventare? Allora, ragazze e miei ragazzi, facciamo un bel respiro profondo e partiamo. Cosa ti sta per accadere? Allora, andiamo a vedere l'evento. Allora, il 5 di denari qua mi parla di un'apparente mancanza, è un passaggio, Cioè, allora ti dico, qualcosa ti metterà alla prova. Potresti sentirti tagliata fuori o tagliato fuori o non riconosciuto, oppure percepire un senso di solitudine e scarsità. Ma, questa è solo la porta iniziatica. Quello che sembra un rifiuto o un momento di difficoltà è in realtà una chiamata al sacro. È un'occasione per riscoprire cosa ha valore per te oltre le illusioni materiali. Va bene? Vediamo dove si manifesterà questa cosa. Nel mondo delle emozioni e delle scelte. 7 di coppe. Allora, potresti trovarti di fronte a tante possibilità, a tante visioni, alcuni sogni seducenti ma ingannevoli. Mi dicono che il momento è delicato. Allora, se segui l'illusione, rischi di alimentare il senso di vuoto. Se scegli con il cuore limpido, troverai la strada che ti è destinata. Cioè, questa è una prova per affinare il discernimento. Il consiglio è questo: non prendere decisioni affrettate, ma lascia che emerga ciò che è vero.
Ti do una pratica, magari scrivimela qua sotto sul quaderno rituale che hai, no? Scrivi una lista di ciò che desideri davvero e poi chiediti, quale di questi sogni mi nutre veramente? Quale invece sto inseguendo solo per bisogno di approvazione? Ok? Ok. Adesso andiamo a vedere qual è il significato spirituale e karmico, cioè il messaggio che questo evento porta con sé. Vediamo. È una bellissima carta questa, il 4 di bastoni, questa è la verità dietro questa prova. Allora, questo evento ti conduce a una sorta di portale di stabilità e unione. Perché? Perché il 4 di bastoni è una carta di casa, di radicamento, di ritorno alla tribù dell'anima. A livello spirituale mi dice che stai guarendo una frattura. Che frattura è questa? Tra ciò che ti aspettavi dalla vita e ciò che davvero ti sostiene. Ripeto, stai guarendo una frattura tra ciò che ti aspettavi dalla vita e ciò che davvero ti sostiene. Potresti essere vicina o vicino a un matrimonio interiore qua, a un'unione sacra, oppure a una nuova fase in cui sentirti finalmente accolta o accolto e celebrato per ciò che sei. Lo ierogramma interiore, matrimonio interiore. Quindi a livello di significato spirituale e karmico, l'evento è una lezione, è una guarigione insieme. Perché qua mi dice, ribadisco che devi prendere discernimento tra ciò che veramente ti sostiene e ciò che invece ti aspettavi dalla vita. Questa è una nuova fase in cui ti sentirai finalmente accolta o accolto e celebrato per ciò che sei. Ok? Ok. Vediamo adesso qual è la risposta sacra da offrire. È il sacrum facere, no? Come direbbe Hillman. Vediamo un po'. Come offrirsi, come darsi a questa prova evento. Devi scegliere. Devi prendere una decisione, gli amanti. Non basta capire, devi scegliere. Allora, gli amanti sono il momento proprio del sacrum facere. Rendere sacra una scelta. Offrire il cuore al destino, a quello che ti accade. Offriti, datti. Datti anche a questa sensazione qui di penuria per avere questo matrimonio interiore e essere riconosciuto o riconosciuto per chi sei veramente. Qui si parla di un bivio importante, cioè potresti essere chiamata o chiamato a scegliere tra un amore o un altro amore, oppure tra due progetti, oppure tra due tipi di vite, due vite diverse. Allora, la risposta sacra è scegliere non per paura, non per dovere, ma per amore. Non c'è giusto o sbagliato qua, c'è solo ciò che ti fa sentire integro. Va bene? È questo che ti sta per accadere, una grande svolta per te. Ok? Andiamo a vedere adesso la presenza invisibile che ti accompagna. Boom! C'è una regina di spade come presenza invisibile. Guarda, come presenza invisibile qua c'è una voce femminile interiore forte e direi anche chiaroveggente. Questa è la tua parte che vede oltre la nebbia. Forse a volte ti giudica questa parte qui, forse è stata dura con te, però adesso ti sta proteggendo, ti protegge e ti dice: taglia ciò che è falso, resta fedele alla tua verità. Allora, questa regina può manifestarsi anche all'esterno, perché poi ciò che succede all'esterno è uno specchio di ciò che è interno, no? Per farti vedere meglio quello che è interno.
Quindi questa regina può manifestarsi come una donna concreta, intelligente, indipendente, che ti specchia quella necessità tua interna. Oppure come la tua stessa parte mentale che finalmente si mette al servizio del cuore, non più in guerra con il cuore, ma al servizio. Taglia ciò che è falso. Potentissima questa stesa. Se n'è andata anche la luce, ragazze mie. Oddio, aspettate. Sì. Allora, ritornate. È stato un attimo di calo di corrente. Appunto, taglia ciò che fa. Boom. Allora, andiamo a vedere adesso qual è la visione poetica e futura. Bello, 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 bello. C'è la regina di coppe. Tutto questo viaggio, sai dove ti conduce? Dalla mente al cuore. C'era una canzone di Venditti, forse diceva dalla mente al cuore, non mi ricordo, però dalla mente al cuore. Allora, se saprai attraversare il senso di esclusione, le illusioni, il bisogno di approvazione, tutto questo arrivi a un luogo interiore dove l'anima fluisce senza più condizioni. Qua la regina di coppe è l'incoronazione del sentire, il ritorno alla compassione, alla creatività, alla dolcezza vera. Per alcuni di voi potresti anche essere chiamata o chiamato a prenderti cura di qualcuno, oppure a diventare madre di un progetto, oppure a diventare madre di un amore, oppure quello che sta sotto tutto quello che ti ho detto è a diventare madre di te stessa o di te stesso, accogliendoti come non hai mai fatto prima. Ok? Quello che vedo qui è che ciò che ti sta per accadere ti metterà temporaneamente alla prova. Te lo dico, è temporaneo, può essere un'ora, mezza giornata, 2 giorni, temporaneamente. Ma non credo che più di 12 ore qua. Temporaneamente alla prova. Potresti sentirti messa da parte o messo da parte, smarrito, deluso da qualcosa che avevi idealizzato. Ma questa crisi apparente è un invito a guardare oltre le illusioni e a ritrovare la tua verità più profonda. L'evento si manifesterà nel mondo delle emozioni e dei sogni, delle scelte. Qualcosa o qualcuno ti farà sognare, ma il discernimento sarà la tua chiave. Se saprai scegliere con amore e non con paura, allora dove arrivi? Arrivi a quel rituale interiore di unione e stabilità, di unione e stabilità. La tua guida invisibile è una regina che ti chiede di essere lucida o lucido e limpido, ma il tuo futuro è governato però da una regina d'acqua che ti chiama alla dolcezza, alla compassione, alla profondità del cuore. Quindi, cosa ti sta per accadere? Un passaggio da ciò che è confuso a ciò che è integro, da ciò che è apparenza a ciò che è sacro, da una scelta esterna a una chiamata dell'anima. Ok? Ti faccio una domanda. Se vuoi rispondimi sotto oppure sul tuo quaderno rituale, ok? Perché quando noi rispondiamo mettiamo in luce e l'ombra si dissolve, cioè sciamanizziamo subito, ok? In quale area della tua vita stai seguendo un'illusione per paura di sentirti sola o solo? In quale? E poi sempre nella stessa domanda ti chiedo, cosa significa per te scegliere con amore? Cosa? Poi un'altra domanda.
quale parte di te ha bisogno di essere accolta e amata come farebbe una madre? Quale? Ok? Ok, adesso voglio fare alcune specifiche. Su quell'evento che sta per accadere col 5 di spade, scusami, 5 di denari. Sono cadute due, lasciamo e lasciamo. Dai, allora prendiamo prima questa. Strano che esce il 5 di spade sul 5 di denari. E allora, guarda, ti dico una cosa. Andrà in palla per qualche ora, secondo me, perché il 5 di spade è proprio quella necessità, quella tensione mentale, l'orgoglio che si sovrappone al senso di indegnità, mi sento esclusa ma non me lo merito, mi sento un po' di anche vittimismo, ok? Ma tu con la spada di luce, i cristalli arcobaleno che abbiamo già inserito nel rituale per risvegliare il tuo potere oscuro, quello sciamanico, me li combatti tutti, me li sconfiggi tutti. Quindi situazioni di tensione legate a questo senso di esclusione. È chiaro che c'è la papessa qua. Mi devi seguire solo la verità interiore, non la mente, non l'azzuffo della mente. Magari ti senti esclusa o escluso, mi può parlare anche d'amore qua, magari pensi che ci sia una terza persona. Tutto è possibile, ma gli eventi sono enti, entità, spiriti. Ti dice questa carta: segui la voce interiore, ok? Oppure anche da una figura femminile, ti puoi sentire esclusa o escluso. Anche da un capo femminile, c'è una figura femminile qua che genera tensione, datrice di lavoro. Vediamo ancora su questo 7 di coppe. Il 9 di coppe, tu sai che cosa vuoi veramente nel cuore, perché qua ti si aprono delle possibilità, ma il tuo cuore, il 9 di coppe, che è la piena realizzazione di un obiettivo, seguendo la voce interiore, questa qui, la vera, anche rispondendo alle domande che ti ho fatto, tu raggiungi questo obiettivo e te lo sottoscrivo, ok? Vediamo ancora sul 4 di bastoni, 6 di coppe. Tu vuoi una condivisione autentica con le persone. Il significato spirituale di questo evento karmico, il messaggio spirituale che porta con sé è che vuoi una relazione autentica, proprio come i bambini. Condivisioni sacre qua. Ancora andiamo sugli amanti, la risorsa sacra da offrire, questa scelta da fare. E la torre, devi rompere un vecchio modello di struttura di qualcosa qua. Allora, con questa torre qua e queste altre carte si fa ancora più chiara la stesa. L'evento in arrivo è apparentemente scomodo, ma sacro. Perché qua 5 di denari e 5 di spade indica una frattura. Cioè qualcosa o qualcuno si allontana o ti delude, oppure ti lascia al freddo. Però dentro a questa spaccatura che si rivela anche con la torre c'è la papessa, cioè l'archetipo della conoscenza interiore. E cosa significa? Che questa perdita apparente è un velo che cade, un'illusione che si rompe per farti accedere a un livello più profondo della tua coscienza. Non sei sola o solo, stai entrando in una nuova stagione, la chiamerei così, della tua intuizione. Questo evento accade nel tuo mondo emotivo e relazionale, quindi a livello emotivo e relazionale. Il 7 di coppe ti mostra, e il 9 di coppe ti mostra un sogno, un desiderio forte, una possibilità che ti incanta, ti seduce, ma il pericolo è confondere la gratificazione immediata con la vera gioia dell'anima. Qualcosa che desideri si sta per manifestare, ma ti verrà chiesta una cosa: lo vuoi davvero? O stai proiettando un sogno per riempire un vuoto? E le domande che ti ho fatto prima servono proprio a questo. Questo 4 di bastoni quel 6 di coppe mi dice che questo evento ti conduce a un incontro
oltre alle unioni autentiche che ti ho detto prima, specificando però anche con queste carte uscite qua, questa cosa che ti accade ti conduce a un incontro karmico oppure al ritorno a un amore d'anima. Il 6 di coppe porta il passato, anche i ricordi del passato, i ricordi dell'innocenza, e lo intreccia con il 4 di bastoni, cioè la carta dell'unione, della casa, della stabilità profonda, come ti ho detto prima. Quindi potresti ritrovare qualcuno o qualcosa che credevi perduto. Ma la lezione è: puoi costruire una nuova casa solo se onori ciò che è stato e lasci andare la nostalgia come zavorra. Ok? E adesso arriviamo all'impatto qui, che mi chiariva anche tutte le altre. La scelta che devi fare qui, con la torre, ti dice che non potrai più scegliere con mezze misure. Se stai vivendo una relazione ambigua o una situazione non autentica, verrà giù in modo impattante, con fragore direi. Ma questa caduta è sacra però, è lo spirito che spacca la forma per salvare l'anima. Gli amanti e la torre ti chiedono: sei pronta o pronto a lasciar crollare il falso amore per fare spazio a quello vero? Qual è la risposta? Spogliati, di sì al terremoto interiore, rendi sacra la rottura, perché sta venendo fuori l'anima. E allora qui ti accompagna la voce della verità nuda, e dentro di te è una guida, forse anche una donna che ti protegge con rigore, E allora lei ti aiuta a non cedere alle illusioni, a difendere la tua dignità e a tagliare i legami mentali e relazionali che non onorano la tua anima. Cioè, questo è anche l'archetipo della sciamana, della strega, della veggente, della donna che ha già attraversato il dolore e ora parla chiaro, ok? Quindi, e ti dico che alla fine di tutto questo c'è proprio un risveglio, c'è proprio finalmente la bellezza. Il viaggio ti conduce nella tua vera regalità, quella dell'amore profondo, della compassione, del sentire puro. La regina di coppe è la donna che ha amato, che ha perso, che ha pianto e ora guarisce, accoglie, crea. Tu sei lei o lui. E ciò che accade ora nella tua vita, tutto quello che ti ho raccontato, ti sta conducendo esattamente qua. Non per tornare com'eri, ma per diventare ciò che sei davvero. Quindi, a livello, ricapitolando quello che ti sta per accadere con una visione ampia e limpida, ciò che ti sta per accadere è un rito sacro mascherato da crisi. Qualcosa crollerà qua. Forse è o un'illusione, o un sogno troppo perfetto, o una sicurezza che non era reale. Il crollo sarà il rito di passaggio per ritrovare la tua verità più profonda. Ti sentirai smarrita, smarrito? Forse, ma solo per un attimo. Te l'ho detto, un paio d'ore. Ma da questo vuoto emergerà la tua intuizione pura, come una papessa che ti guida nel tempio del cuore. Sarai tentata o tentato da desideri, da illusioni, da strade facili, te lo dico, ma se saprai scegliere con coraggio, anche a costo di perdere qualcosa, il dono sarà enorme. Una nuova casa, come dire, una nuova stabilità qua. Qua vedo una nuova versione di te fondamentalmente. E che ti dico qua? Che il passato potrebbe tornare a bussare sotto forma di vecchi ricordi di persone o vecchi modi di agire. Ma il passato non bussa per farti regredire, ma per aiutarti a integrare e guarire. Ti accompagna una regina che ti dice basta finzioni e ti aspetta alla fine una regina che accoglie con un calice colmo d'acqua la tua anima riconciliata. L'ultima domanda che ti faccio è questa: quale sicurezza esterna sto difendendo per paura di sentire il vuoto? Anzi, te ne faccio un'altra, perché qua parliamo d'amore, di relazioni profonde. Qual è l'amore che vuoi costruire?
dopo che tutto ciò che era illusione è caduto? Qual è? Ok? È una bella e potente stesa iniziatica questa, ci picchia. Meno male che noi abbiamo tutti gli strumenti di consapevolezza. È un terreno meraviglioso quello a cui stai andando, eh? Vediamo. La clemenza, clemenza dice qua. Giustizia e clemenza, saprai comprendere la verità di alcune situazioni, rimani equanime e benevolo, saprai perfettamente incanalare l'energia in quella strada che ti ho detto per raggiungere questo traguardo. La tua anima riconciliata. Succederà qualcosa con qualcuno a livello relazionale, amoroso, qualcosa. Ti ho detto, no, senza ripetermi, qua sarai equanime, giustizia, clemenza, arriva giustizia, ma soprattutto tu capisci che questo è un rito sacro di passaggio e raggiungi questa altissima vetta. Ok? Vediamo un attimo con questi altri. Dove stanno gli altri oracoli? Questi della magia. Strega, ti ho appena nominato qua come strega. La giustizia si avvicina, anche qui giustizia. Guarda, la giustizia divina, la giustizia naturale agirà per te. Però canalizzami questa energia, semplicemente facendo attenzione alle domande che ti ho fatto. Ok? La giustizia è con te. E quando la giustizia divina entra in atto, tu abbi fede solo nel processo. Qua c'è la protesta, qua arriva una rivoluzione effettivamente, fai una rivoluzione, qua ci sarà una rivoluzione della tua coscienza, sarai lucida e chiara, fa cadere le illusioni, si mette giustizia grazie a qualcosa che stavi covando dentro e si trasforma, grazie a questo evento. Ok? Ragazze mie ragazzi, non aggiungo nient'altro perché è una stesa molto incisiva e potente, quindi detto questo mi raccomando praticate sempre lo yoga sciamanico, le pratiche spirituali e realizzate tutti i vostri più grandi obiettivi. Detto questo ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, ti abbraccio forte e noi ci vediamo prestissimo e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.